Ciao, siamo Fabulous Talks, un canale di divulgazione artistica e scientifica. Se vi piacciono questo tipo di storie, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di dare un'occhiata alla descrizione, dove trovate tutti i nostri social e anche i libri scritti da Maurizio. Oggi parleremo di uno degli eventi culturali più importanti e influenti del pianeta, la Biennale di Venezia. Un evento che nel corso di oltre un secolo ha cambiato il mondo dell'arte contemporanea, ha lanciato artisti diventati leggendari e ha trasformato Venezia nel centro internazionale della cultura contemporanea. Scopriamolo insieme. Per capire l'importanza della Biennale bisogna tornare alla fine dell'Ottocento. Siamo nel 1895. L'Italia era una nazione relativamente giovane e cercava di costruire una propria identità culturale internazionale. In tutta Europa, le grandi esposizioni universali stavano diventando strumenti di prestigio politico, economico e artistico. Venezia, che nei secoli precedenti era stata una delle città più potenti del Mediterraneo, voleva tornare protagonista sulla scena culturale mondiale. Fu così che nacque l'idea di creare una grande esposizione internazionale dedicata all'arte contemporanea. L'obiettivo iniziale non era soltanto mostrare opere d'arte, ma creare un luogo di incontro tra culture differenti, un laboratorio internazionale dove artisti provenienti da tutto il mondo potessero confrontarsi. La prima edizione ebbe un successo enorme. Arrivarono critici, collezionisti, artisti e visitatori da moltissimi paesi europei. Nessuno poteva immaginare che quella mostra sarebbe diventata uno degli eventi culturali più importanti del pianeta. Con il passare del tempo, la Biennale non è rimasta soltanto una semplice esposizione artistica. È diventata una vera istituzione internazionale capace di influenzare il mercato dell'arte, le tendenze culturali e perfino le carriere degli artisti contemporanei. Molte persone pensano che Biennale sia soltanto il nome dell'evento, ma in realtà deriva dal fatto che si svolge ogni 2 anni. Nel tempo la manifestazione si è organizzata alternando discipline differenti. Negli anni dispari si svolge la Biennale Arte, dedicata all'arte contemporanea internazionale. Negli anni pari invece si tiene la Biennale Architettura, focalizzata su urbanistica, design, sostenibilità, progettazione e rapporto tra spazio e società. Questa alternanza ha trasformato la Biennale in un osservatorio privilegiato sul presente. Infatti oggi la Biennale non parla soltanto di pittura o scultura. Attraverso installazioni, video, performance e opere immersive affronta temi enormi come guerre, crisi climatiche, intelligenza artificiale, tecnologia, identità culturale, colonialismo, migrazione, memoria storica, politica, società del futuro, rapporto tra uomo e macchina. Ed è proprio questa capacità di raccontare il presente che rende la Biennale così importante ancora oggi. Uno degli aspetti più affascinanti della Biennale è che non si svolge in un unico edificio. I due luoghi principali sono i Giardini della Biennale, l'Arsenale di Venezia. I giardini ospitano i padiglioni storici permanenti di molte nazioni. Qui troviamo edifici appartenenti a paesi come Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone. Ogni padiglione ha una propria identità architettonica e rappresenta simbolicamente il paese che lo occupa. L'Arsenale, invece, è uno dei più antichi complessi navali della storia europea. Un tempo qui venivano costruite le navi della Repubblica Veneziana. Oggi gli enormi spazi industriali ospitano installazioni contemporanee gigantesche, video immersivi e opere sperimentali. Con il tempo, la Biennale si è espansa in tutta Venezia, coinvolgendo palazzi storici, chiese sconsacrate, magazzini e spazi sparsi per la città. Durante la Biennale, Venezia intera si trasforma in un gigantesco museo contemporaneo. Uno degli elementi più particolari della Biennale è il sistema dei padiglioni nazionali.
Ogni paese organizza autonomamente la propria partecipazione. Questo significa che ogni nazione sceglie il curatore, gli artisti, il concept della mostra, gli sponsor, la comunicazione e l'allestimento. I governi spesso collaborano con musei, fondazioni private, gallerie e istituzioni culturali. Gli sponsor hanno un ruolo fondamentale perché aiutano a sostenere i costi della produzione delle opere, della logistica e degli allestimenti. Partecipare alla Biennale è infatti un'operazione estremamente complessa. Molte opere vengono create appositamente per Venezia e richiedono mesi o addirittura anni di preparazione. Alcuni artisti realizzano ambienti immersivi giganteschi, altri lavorano con performance dal vivo, video sperimentali o strutture monumentali. Ed è proprio qui che nasce il prestigio della Biennale. Non si tratta soltanto di esporre opere già esistenti, ma di creare progetti nuovi capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte contemporanea. Una figura fondamentale della Biennale è il curatore. Ogni edizione ha infatti un direttore artistico internazionale che sceglie il tema generale della mostra principale. Questa figura decide quali artisti invitare, quali temi affrontare, quale direzione culturale dare all'intera esposizione. Il curatore non seleziona semplicemente opere belle, ma costruisce una vera narrazione culturale. Per questo motivo, la Biennale è spesso molto discussa. Ogni scelta artistica può diventare anche una scelta politica e sociale. Negli ultimi anni, le tematiche principali hanno riguardato postcolonialismo, ambiente, crisi climatiche, migrazione, nuove tecnologie, identità culturali, società digitali, memoria storica, intelligenza artificiale. La Biennale oggi cerca sempre di più di rappresentare un mondo globale e multiculturale. Tra tutti i padiglioni, quello che genera più dibattiti in Italia è sicuramente il Padiglione Italia. Il suo compito dovrebbe essere rappresentare il meglio dell'arte contemporanea italiana. Tradizionalmente, il Padiglione Italia ospita pochissimi artisti, spesso uno, due o massimo quattro nomi selezionati dal curatore. Questa scelta nasce dalla volontà di creare un progetto forte e coerente, capace di competere con gli altri grandi padiglioni internazionali. Ma nel 2011 accadde qualcosa che ancora oggi viene ricordato come uno dei momenti più controversi della Biennale moderna. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi venne nominato curatore del Padiglione Italia per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Invece di seguire il modello tradizionale con pochi artisti selezionati, Sgarbi decise di invitare oltre 300 artisti provenienti da tutta Italia. La scelta fece esplodere il dibattito. Secondo alcuni, quella decisione dava finalmente spazio a moltissimi artisti esclusi dal sistema elitario dell'arte contemporanea. Secondo altri, invece, il progetto risultava troppo dispersivo, caotico e privo di una vera linea curatoriale. Ancora oggi quell'edizione viene citata quando si parla delle grandi polemiche della Biennale. Dopo quell'esperienza, il Padiglione Italia è tornato a una struttura molto più selettiva. Parlando della situazione attuale, è impossibile non citare la 61esima edizione della Biennale di Venezia, una delle più discusse degli ultimi anni. La Biennale contemporanea oggi cerca sempre di più di allargare la propria visione culturale oltre il tradizionale asse europeo e occidentale. Le ultime direzioni curatoriali hanno infatti puntato molto su temi come identità culturali, colonialismo, migrazione, minoranze, Sud globale, memoria storica, crisi geopolitiche, sostenibilità, tecnologia, rapporto tra uomo e ambiente. L'obiettivo è dare maggiore spazio ad artisti provenienti da realtà storicamente meno rappresentate nel sistema dell'arte contemporanea internazionale. Questo significa valorizzare scene artistiche provenienti da Africa, America Latina, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, comunità indigene, territori post-coloniali,
Ed è proprio qui che nasce una delle polemiche più discusse della 61esima Biennale. Nella mostra internazionale principale, infatti, non risultano artisti italiani selezionati dal curatore centrale, una situazione che ha fatto discutere moltissimo il mondo culturale italiano. Molti critici si sono chiesti come sia possibile che una biennale ospitata in Italia, e precisamente a Venezia, possa non includere artisti italiani nella selezione internazionale principale. Secondo alcuni questo rappresenta un segnale della perdita di centralità del sistema artistico italiano nel panorama contemporaneo globale. Secondo altri, invece, si tratta di una scelta coerente con la volontà della Biennale di dare spazio a nuove geografie culturali e a scene artistiche emergenti. Va però fatta una distinzione fondamentale. La mostra internazionale principale e il Padiglione Italia sono due cose completamente diverse. La mostra internazionale viene costruita dal direttore artistico generale della Biennale. Il Padiglione Italia, invece, continua ad avere artisti italiani selezionati da un curatore nazionale scelto dall'Italia stessa. Questa differenza è importantissima perché spesso il pubblico tende a confondere i due sistemi. Ed è proprio questa struttura complessa che rende la Biennale una gigantesca mappa culturale mondiale fatta di identità nazionali, strategie culturali, arte contemporanea e politica internazionale. Il premio più importante della Biennale è il celebre Leone d'Oro. Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nell'arte contemporanea. Il Leone d'Oro può essere assegnato al miglior artista della mostra internazionale, al miglior padiglione nazionale, oppure alla carriera. La decisione viene presa da una giuria internazionale composta da direttori di musei, critici, curatori e professionisti del settore. Vincere questo premio può cambiare completamente la carriera di un artista. Molti nomi diventati oggi leggendari hanno consolidato la propria fama proprio grazie alla Biennale. Tra questi troviamo Marina Abramovic, considerata una delle performer più importanti della storia contemporanea. Le sue performance, spesso estreme e psicologicamente intense, hanno rivoluzionato il linguaggio della performance art mondiale. La Biennale ha contribuito a lanciare artisti oggi presenti nei musei più importanti del pianeta e nelle aste milionarie del mercato internazionale. Per questo ogni edizione viene osservata attentamente da collezionisti, galleristi, musei, fondazioni, investitori, critici internazionali. La Biennale non influenza soltanto la cultura, influenza anche il mercato globale dell'arte contemporanea. La Biennale di Venezia è importante perché riesce a raccontare il presente. Ogni edizione fotografa paure, tensioni e trasformazioni della società contemporanea. Attraverso installazioni, video, performance e opere sperimentali, gli artisti cercano di interpretare il mondo in cui viviamo. Molte opere sono provocatorie, altre poetiche, altre ancora generano polemiche enormi. Ed è proprio questo il cuore dell'arte contemporanea, creare discussione. La Biennale non nasce per mettere tutti d'accordo, nasce per far riflettere. Ed è probabilmente questo il motivo per cui, dopo più di 100 anni, continua ancora oggi a essere uno degli eventi culturali più importanti e influenti del mondo. La Biennale di Venezia non è soltanto una mostra d'arte. È un enorme laboratorio culturale internazionale dove si incontrano creatività, politica, identità, ricerca e visioni del futuro. Un luogo in cui ogni paese prova a raccontare se stesso attraverso l'arte contemporanea. E anche se spesso divide il pubblico e genera discussioni, è proprio questa sua capacità di creare dialogo che la rende ancora oggi centrale nel panorama culturale mondiale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti cosa ne pensate della Biennale di Venezia e dell'arte contemporanea. E soprattutto, andrete a visitarla dal vivo? Fatecelo sapere nei commenti e diteci anche se vi piacerebbe che parlassimo di altre grandi fiere ed eventi internazionali dedicati all'arte,
all'architettura e al design contemporaneo. Noi siamo Fabulous Talks e ci vediamo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.